Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi facendo dei lavori in giardino perché siamo in autunno e l'autunno è un periodo in cui bisogna intervenire in giardino con sistemazioni, con pulizia ed altri lavori. Facendo questo questa mattina sono venuto qui davanti alla mia pianta di rosa canina e ho notato ciò che ho già notato facendo delle escursioni nei boschi in altre piante di rosa canina, ovvero delle escrescenze che sembrano quasi del muschio sulle piante. Così mi sono chiesto appunto che cos'è, se è un problema della pianta o è un qualcosa che arriva dall'esterno, è un parassita della pianta, e ho scoperto che è proprio una sorta non tanto di parassita ma è una vespa. Ho preso degli appunti, si chiama Diplolepis rose ed è una vespa che praticamente punge i rami della rosa canina creando delle galle tutte intorno al ramo. Queste galle poi creano delle camere di incubazione per le larve di questa vespa, creando un qualcosa di particolarmente anche affascinante, perché sembra quasi del muschio inserito proprio sui rami della pianta. Adesso la vediamo insieme, mi avvicino un pochettino così guardiamo insieme questa strana escrescenza muschiosa, ce ne sono 1, 2, 3, 4 sui rami di questa rosa canina, così vi parlo di questo tra l'altro anche simpatico insetto che cerca di riprodursi in questo modo, diciamo, decorativo sulla pianta. Eccola qui, potete vedere che ce ne sono 1, 2, qui ce n'è una in formazione, 3, 4 e guardate un po' che strana costruzione muschiosa che creano le galle di questa rosa. Praticamente queste galle sono delle punture che la vespa fa sui rami della rosa. Successivamente i rami della rosa sviluppano questo nido di incubazione per questa vespa. All'interno ci sono delle camere, perché sono più di una galla, quindi ogni galla ha la sua camera e all'interno c'è la larva di questa vespa. Questa larva rimarrà qui dentro per tutto il periodo autunnale e invernale e poi in primavera, aprile, maggio, le larve creeranno un corridoio di uscita per poter sfarfallare, uscire fuori e completare il loro ciclo vitale. Potete vedere che è veramente molto affascinante e tra l'altro sembra proprio una pallina di muschio. Possono essere anche molto più grandi, diciamo che la costruzione complessiva magari di un qualcosa di particolarmente grande non supera solitamente i 10 cm ed è molto frequente notare questo non tanto in un giardino quanto in un bosco in cui vi è la crescita delle rose canine, che sono tra le piante più colpite. Solitamente vengono colpite le rose da questa vespa. Quando notiamo in giardino un qualcosa di questo tipo sulle nostre piante di rosa canina non dobbiamo assolutamente preoccuparci, perché è un'infestazione, diciamo, parassitaria sulla pianta, ma è un qualcosa che non crea danno in altre piante nel nostro giardino, perché sono le rose canina più che altro ad essere colpite. E tra l'altro hanno anche una funzione molto interessante anche per quello che riguarda l'ecosistema, perché è vero che qua dentro c'è una larva che poi in primavera sfarfallerà, uscirà fuori, lascerà il tutto disabitato, ma questo creerà poi un ambiente adatto come rifugio ad altri animali, quali ragni e altri insetti che verranno poi a nascondersi dai predatori all'interno di queste galle muschiose. Tra l'altro questa è anche una fonte di alimentazione per quello che riguarda gli uccelli nel periodo invernale in cui non riescono a trovare magari il cibo. Gli uccelli, nel senso che verranno qui ad aprirle per estrarre appunto le larve all'interno, e quindi è una fonte di alimentazione per gli uccelli in natura, perché di quelli che si nutrono appunto delle larve di questa vespa. Quindi io che cosa farò? Non andrò adesso ad eliminare queste galle, le lascerò per tutto l'inverno fino in primavera su questo ramo di rosa. Al limite andrò a potare magari qui perché scende molto, al limite posso anche lasciarlo così, proprio per conservare viva la larva all'interno in modo che possa poi uscire fuori in primavera.
e poi in primavera deciderò magari di eliminare, proprio per evitare che magari questa galla possa diventare poi il nido di altri insetti che possono parassitare poi la rosa, che magari possono essere magari più dannosi. Mi fa pensare, non so se sia possibile, ma mi fa pensare a un qualcosa che anche gli afidi possono venire a colonizzare, e quindi poi una volta che le larve saranno uscite io andrò magari ad eliminare. Tra l'altro eliminando poi in primavera sono curioso di vedere come diventerà poi in primavera il tutto, si rimarrà con questo colore affascinante, molto rossiccio, ramato, bronzato, perché potrebbe essere un elemento di decorazione per chi vuole creare magari un qualcosa da sistemare in giardino. Non so se abbiamo un tavolo all'aperto, se qualcuno in primavera vuole creare un qualcosa di decorativo come centro tavola magari nel giardino, può utilizzare poi queste costruzioni, queste galle, che sono veramente molto ma molto decorative, sempre se rimangono poi con questo colore interessante. Altrimenti poi in primavera, una volta che sono uscite queste vespe innocue per il nostro giardino, quindi non c'è da fare nessun trattamento chimico per eliminare il tutto, ma le larve poi abbandoneranno e andranno a colonizzare altre piante di rosa canina. Poi in primavera appunto decideremo se eliminare poi il tutto. Adesso vedrò, io lascerò questo perché mi spiace uccidere le larve che sono contenute all'interno, non mi sembra giusto, anche perché non sono insetti dannosi per il giardino e quindi possiamo lasciarli, non creano assolutamente danni alle altre piante appunto del nostro giardino. Questo dimostra che non sempre nel nostro giardino i parassiti possono creare un problema. Ci sono dei parassiti che possono essere veramente molto dannosi, che in qualche modo dobbiamo eliminare dal nostro giardino. L'abbiamo visto quest'anno, se andate indietro nei video di appuntamento in giardino ho parlato tanto di lumache, ad esempio, di limacce. È il grande problema che hanno dato quest'anno in giardino e anche nell'orto. Ci sono però degli altri animali che vengono a creare delle cose che possono essere molto strane anche guardandole, perché uno si chiede veramente questa pianta magari è malata, ma in realtà non è così. Insetti che creano delle cose che sono anche decorative. Ci sono tanti insetti che colonizzano il nostro giardino che sono utili proprio all'ecosistema del nostro giardino per mantenerlo vivo e sano. Quindi informiamoci sempre quando vediamo un qualcosa di strano sulle nostre piante per capire se è un qualcosa da eliminare o un qualcosa da lasciare, perché comunque non crea nessun tipo di problema. E in più, come ho già detto anche in questo video, è molto ma molto decorativo. Adesso, siccome non voglio fare un video molto lungo, però volevo portarvi un pochettino in giardino, vi porto con me così guardiamo un po' di cose da fare. Io sto aspettando finalmente che smetta di piovere per poter tagliare l'erba, così il mio giardino diventa di nuovo un qualcosa di un po' più ordinato con il taglio dell'erba, perché sappiamo che tagliando l'erba tutto prende un aspetto un po' più ordinato. Ci sono tantissimi lavori da fare, li vediamo insieme comunque velocemente e poi concludiamo il video. Uno dei lavori che dovrò fare sarà potare i miei gelsi. Ho un gelso bianco veramente che sta diventando enorme e poi ho un altro gelso, il gelso nero, quello ha anche uno sviluppo particolarmente impegnativo. I gelsi sono piante che se li mettiamo in giardino dobbiamo anche decidere sia la posizione e anche valutare che tipo di giardino abbiamo, perché se abbiamo un piccolo giardino una pianta di gelso può diventare molto ma molto voluminosa e occupare tanto spazio con la sua chioma e creare tanta ombra anche al di sotto. Il gelso è una pianta che dovrebbe essere potata alla fine del freddo invernale, prima del suo risveglio primaverile. È una pianta che fruttifica sui nuovi rami e quindi durante la sua potatura dobbiamo potare e asportare i rami che hanno già fruttificato. È una pianta che sopporta anche potature abbastanza drastiche, però non interveniamo come siamo abituati a vederli magari sulle strade. I gelsi sono piante che possiamo trovare lungo i viali, piante che solitamente vengono capitozzate, quindi vengono tolti tutti i rami lasciando solo il tronco con dei monconi. Ecco, questo è un danno veramente enorme alla pianta, perché la pianta soffre di questo tipo di potatura. Noi non faremo una cosa di questo tipo in giardino, andremo a eliminare tutti i rami che puntano verso l'alto e terremo quelli, io voglio fare in questo modo, tenere quelli che invece hanno assunto una direzione diciamo orizzontale, proprio perché mi piacerebbe avere una pianta non tanto grande con dei rami un po' orizzontali, orientati in questo modo, in modo da facilitare anche la raccolta dei suoi frutti. Questo è un prato totalmente privo di fiori, perché questo è il prato dove pascolavano le nostre caprette e la nostra pecora. Adesso questi animali non ci sono più,
Giorgio mi ha proibito di venire qui a sistemare altri fiori e occupare spazio, quindi questa rimarrà, diciamo, un prato libero. Una cosa effettivamente che a me piace tanto è il giardino con degli spazi aperti. A me piacciono molto le zone in cui si abita con degli spazi aperti. Il giardino effettivamente l'ho colonizzato di piante, ho creato delle chiusure e questa è un'occasione per avere uno spazio veramente aperto. Qui tra l'altro, adesso non so se si vede dall'inquadratura, stanno crescendo robinie dappertutto. Qui in autunno andremo a tagliare tutte queste piante di robinia, l'avevamo già fatto una volta, avevamo liberato un altro spazio aperto, luminoso, e purtroppo quest'anno non abbiamo fatto nessun tipo di intervento, quindi tra fitolacca e robinie si è creata una giungla che richiederà veramente qualche settimana di lavoro per ripristinare il tutto. Perché questo è importante in un giardino? Perché più noi teniamo il bosco, che nel suo sviluppo tende ad avvicinarsi con nuove piante al nostro giardino, più il nostro giardino avrà un clima sempre molto ma molto umido. È meglio tenere sempre la parte boschiva un po' lontana dal nostro giardino, in modo che ci sia della circolazione di aria, e questo è veramente tanto importante, soprattutto quando si coltivano in giardino ad esempio delle rose, perché le rose sono particolarmente suscettibili alle malattie fungine, e se noi teniamo un ambiente, il nostro giardino, all'interno di una zona boscosa che tiene il tutto sempre molto umido, con questo microclima umido, allora le nostre piante di rosa saranno sempre abbastanza malate. Aprendo e creando degli spazi aperti c'è una grande circolazione di aria e quindi questo problema si può evitare. Il mio orticello adesso è abbastanza spoglio. Purtroppo con queste piogge sono tornate le lumache, le limacce, sono tornate in una quantità abbastanza abbondante. Non ho avuto il tempo di eliminare questi animali e spostarli, portarli in una zona molto lontana dal mio giardino, e quindi che cosa è successo? Che i cavoli che avevo sistemato a fine estate sono stati divorati, tranne qualcuno. Quindi che cosa farò? Non andrò in questo periodo adesso a sistemare di nuovo altri cavoli, perché siamo un po' in ritardo per questo tipo di impianto, e quindi terrò adesso per quest'inverno ciò che è sopravvissuto e lo farò andare alla fine, perché poi finirà appunto nella mia tavola. Però devo dire che la Catalogna, che ho acquistato 3-4 settimane fa, sta crescendo abbastanza bene. Ci sono degli afidi sulle foglie, ma andrò a eliminarli per poter mangiare questa pianta che a me piace particolarmente. In più c'è ancora del basilico che sotto la serra sta crescendo, non più in maniera vigorosa, qualcuno sta fiorendo, lo farò fiorire per raccogliere i suoi semi. Ho ancora delle fioriture di tagete che sono molto belle, lascio anche loro svilupparsi, fare le capsule per poter poi raccogliere i semi e riseminarli poi il prossimo anno sempre nell'orto, perché io ripeto, a me l'orto piace quando ci sono anche dei fiori. E in più devo dire che ho dei cavoli, laggiù c'è un cavolo, qui c'è un cavolo nero, ci sono due piante di cavolo nero che si stanno sviluppando non tantissimo, ne ho qualcun altro piantato qua fuori dalla serra invece che è un po' più vigoroso. Da questa parte c'è ancora del basilico, qui sono in fioritura, tra un po' andrò a raccogliere anche qui i semi, altro basilico lì, e in più avevo messo anche delle piantine di cime di rapa, solo che qualcuna sta crescendo e le altre invece hanno patito questo attacco di lumache, ma a un certo punto mi arrendo e raccoglierò quello che riuscirò a raccogliere. Il cavolo nero è una pianta veramente molto robusta, quindi da queste piante so che poi nel corso del tempo otterrò delle foglie buone da mangiare, anche da quelle che ho fuori. E in più devo dire che quest'anno anche il prezzemolo si è sviluppato molto bene. Adesso qui andrò di nuovo a raccoglierlo per poterlo congelare e avere a disposizione per quest'inverno un bel po' di prezzemolo da sistemare nelle pietanze di questi piatti invernali. E in più c'è anche una piantina di erba cipollina che sta crescendo abbastanza bene, e niente, non è un orto particolarmente pieno per l'inverno. Io ho sistemato anche della paglia, perché avendo tolto i pomodori a me non piace lasciare il terreno scoperto, soprattutto sotto la sera che nelle giornate di sole prende molto calore, e quindi ho sistemato un pochettino di paglia, c'è un po' di disordine, ma per adesso lascio così e poi interverrò nel corso dell'inverno e ripristino poi il tutto in primavera con i nuovi ortaggi da portare in questa zona del mio giardino. Qui avevo piantato le taccole che abbiamo raccolto, le taccole, il pisello mangiatutto è stata una pianta che ha prodotto abbastanza quest'anno, quindi abbiamo avuto modo di mangiarne i suoi frutti. In più avevo sistemato
un mese e mezzo fa circa dei fagiolini. Qua c'è già ancora qualcosa da raccogliere, raccoglierò questi fagiolini, sono fagiolini verdi, per poter mangiare ancora un po' di fagiolini, anche se quest'anno i fagiolini del mio giardino piantati in un'altra zona hanno prodotto veramente tantissimo e quindi ci siamo fatti dei bei sacchetti congelati da poter portare poi in tavola. In più, qua fuori dalla serra le mie piante di cavolo nero si stanno sviluppando abbastanza bene. A me il cavolo nero piace tantissimo perché è un cavolo particolarmente facile da coltivare, si sviluppa sempre in maniera abbastanza vigorosa e quindi qui tra un po' cominceremo poi a raccogliere le foglie che si raccolgono dalla base, sempre seguendo la crescita della pianta. Non si raccolgono quelle della sommità, ma si tende a staccare appunto quelle della base della pianta. Molto saporito. E bisogna solo togliere la nervatura centrale perché risulta molto dura, quindi si separa appunto dalla nervatura centrale la parte più tenera della foglia e si aggiunge poi ai piatti. Il prato dove pascolavano le pecore è diventato veramente un prato pieno di funghi. In questo caso sono tutti chiodini, funghi che io non mangio mai e che non raccolgo mai, anche perché acquistando dei nuovi libri che parlano di funghi mi sono accorto che non vengono più sistemati come funghi commestibili ma come funghi sospetti, perché tanti sono i casi di avvelenamento anche nutrendosi di questo tipo di fungo, il chiodino. Bisogna veramente con i funghi fare tanta attenzione, io poi ci vado veramente cauto, io addirittura a volte non mangio i funghi che mi vengono regalati, magari sott'olio eccetera, perché non so che tipo di fungo è stato messo all'interno del barattolo e non so neanche se la persona che mi sta regalando i funghi è una persona che poi i funghi li conosce così bene. Quindi io con i funghi non scherzo mai, però devo dire che il risultato dei funghi, un risultato estetico in un bosco o in un prato può essere affascinante. Guardate qui quante piante di chiodino, quanti funghi chiodini sono nati, ce n'è una distesa, io qui non andrò a tagliare l'erba perché veramente sembra di essere in un piccolo bosco fatato. E in più mi sono accorto quest'anno della crescita di un fungo che avevo visto circa una ventina di anni fa, poi non l'ho più incontrato qui nel giardino, però è rispuntato. Purtroppo non sono riuscito a beccarlo in tempo ed è questo fungo che crea un qualcosa di fallico, che non è il Phallus impudicus, ma mi sembra che si chiami Mutinus canis, un po' come se fosse il fallo del cane, perché l'aspetto è veramente molto ma molto curioso. Ce n'è uno che è spuntato lì che domani sarà sicuramente decomposto, quindi ve lo faccio vedere adesso. È molto particolare, molto strano ed è molto curioso, e qui si ritorna di nuovo a parlare di osservazione del proprio giardino per trovare delle cose che a volte ci stupiscono, ci meravigliano e a volte magari ci scioccano anche, perché diciamo ma che cavolo sta crescendo nel mio giardino. Ve lo faccio vedere proprio lì alla base di questa pianta. Ecco, potete vedere qui il Mutinus canis, io lo chiamo così, penso che il suo nome scientifico non sia esattamente questo, ma somiglia molto a questo, mi ricordo di un Mutinus, un qualcosa del genere. Non so bene proprio, non ricordo bene il nome scientifico di questo fungo, cresce eretto dalla terra, da una sorta di pallina, sembra proprio veramente un fallo, cresce eretto e tra l'altro questi funghi si fanno trovare in giardino perché hanno un odore terrificante, un odore veramente di urina molto ma molto forte, perché serve proprio per attirare ciò che loro vogliono attirare, solitamente le mosche. Quindi vedete che si è sviluppato, la sua trama sembra quasi interna, sembra quasi proprio un qualcosa di lavorato a uncinetto. È veramente molto affascinante, vi posso assicurare che arriva un odore qui terribile, perché questo è ancora, diciamo, ha completato il suo sviluppo ma ha ancora questo odore, e in più mi sono accorto adesso guardando il giardino che ce ne sono altri morti qua in giro, funghi che si sviluppano quando ci sono periodi particolarmente umidi, e quest'autunno veramente è bagnatissimo. Una cosa che dovrò fare poi questo autunno e anche in inverno è capire poi come mantenere pollonante la mia paulonia, questa pianta che si è sviluppata abbastanza bene. Guardate nell'arco di 2 mesi circa come è partita, è diventata veramente molto grande, e guardate la dimensione delle sue foglie. C'è chi coltiva la paulonia come pianta pollonante per avere proprio queste grosse foglie alla base, per non farlo diventare un albero, perché è una pianta che cresce tantissimo, cresce velocissima e tende a diventare un albero di grandi dimensioni.
Io non voglio un albero qui in giardino perché dietro c'è il pino, sarebbero due piante molto vigorose piantate così vicine e quindi il risultato non sarebbe esteticamente molto bello. Quindi devo vedere come mantenere pollonante questa pianta in modo da avere più che altro un cespuglio con queste grandissime foglie. Questa è la Paulonia tomentosa, una pianta che mi piace particolarmente. Purtroppo tenendola pollonante magari rischierò di non vedere mai la sua fioritura, perché è una fioritura anche molto affascinante e anche molto colorata. Bene, chiudo questo video di appuntamento in giardino davanti a quelle poche fioriture che adesso ci sono in questo periodo, tra cui la rosa knockout di cui ho parlato veramente fino all'esagerazione nei canali di appuntamento in giardino. Rosa che sarà in fiore fino in inverno, anche prima dei geli si riesce ancora ad osservarla magari con qualche fiorellino. E in più dietro questa imponente pianta di canna indica che quest'anno mi ha regalato dei fiori rossi scarlatto affascinanti. Con questo io chiudo questo video di appuntamento in giardino e ci vediamo presto in un altro video, sempre dedicato alle piante, perché no magari anche agli animali, perché è il periodo di cominciare a mettere poi i semini per attirare gli uccelli e nutrire anche questi uccelli che nel periodo freddo non riescono a trovare magari cibo, e quindi magari parlerò anche di alimentazione dei nostri amici animali e continuerò a parlare delle piante del mio giardino. Ciao a tutti e grazie come sempre. Ciao ciao!